Negli ultimi anni sentiamo molto spesso parlare di Bactus, ma effettivamente che cos'è questo Bactus? Scopriamolo insieme dopo la sigla. Ciao a tutti da Federica Crochet e ben ritrovati in questo nuovo video. Come già anticipato, oggi parleremo di Bactus. Che cos'è il Bactus e vedremo anche come realizzarne uno insieme. Il Bactus è questo qui, non è altro che uno sciarpone triangolare. La sua dimensione può variare in base al gusto della persona e può essere a mo' di scialle oppure anche più piccolo. Nel tutorial di oggi andremo a vedere come realizzare questo meraviglioso Bactus insieme all'azienda Un Filo di Passione e possiamo indossarlo in questo modo. Io spero che vi piaccia e vi lascio al tutorial. Andremo ad utilizzare una cake di filato Mohair Dream dell'azienda Sachemeyer del colore a vostra scelta. Io ho scelto questa dai toni autunnali che variano dal vinaccia rosa, giallo, arancione e senape. In alternativa a questa cake potete utilizzare anche il filato Flora. Qui sul lato l'azienda vi mostra la gradazione della sfumatura ed è una cake che può essere utilizzata con uncinetto che varia dal 3,5 al 4, ma in questo tutorial utilizzeremo un numero 5 essendo un filato abbastanza pelosino. Una cake è più che sufficiente per realizzare il Bactus in quanto ha un peso di 150 grammi ed è lunga 810 metri. Partiremo creando un anello magico doppio. Se non avete visto il video dell'anello magico doppio, vi lascerò il link in descrizione e nelle schermate finali. Una volta realizzato il nostro anello magico, andiamo a realizzare 5 maglie alte. 1, 2, 3 catenelle e ancora 5 maglie alte. Adesso possiamo stringere il nostro anello magico in questo modo, creando questa specie di punta. Adesso procediamo facendo 3 catenelle, giriamo il lavoro e sullo stesso punto andiamo a fare una maglia alta. Una catenella, filo sull'uncinetto e vado a fare una maglia alta sulla maglia alta successiva del giro precedente. Una catenella, salto una maglia alta di base e nella maglia alta successiva vado a fare ancora una maglia alta. Una catenella e qui al centro del Bactus andiamo a realizzare 2 maglie alte, 3 catenelle e ancora 2 maglie alte. 3 catenelle e ancora 2 maglie alte. Questo, essendo un lavoro speculare, io vi mostrerò fino alla metà, perché poi gli stessi punti andranno ripetuti anche dal lato opposto. Al giro numero 3 andiamo a fare 3 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo a fare 2 maglie alte sullo stesso punto. Filo sull'uncinetto e andiamo a fare 8 maglie alte, una maglia alta in ciascun punto del giro precedente. Arrivati alla metà del Bactus andiamo a realizzare qui nell'archetto di 3 catenelle ancora 2 maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte. Dopodiché andremo a ripetere le 8 maglie alte, una maglia alta in ciascun punto anche dall'altro lato. Al giro numero 4 andiamo a fare 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto e nello stesso punto andiamo a fare un'altra maglia alta. Adesso andremo a realizzare delle maglie alte incrociate, quindi andremo a saltare il punto dove abbiamo fatto già le 2 prime maglie alte ed entriamo in quello successivo facendo una maglia alta, filo sull'uncinetto, rientro nel punto precedente e faccio una maglia alta.
ed ecco qui che ho realizzato le mie prime 2 maglie alte incrociate. Ve lo faccio vedere più in grande, saltiamo un punto, entriamo in quello successivo e andiamo a fare una maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo nel punto precedente, in questo, e andiamo a fare un'altra maglia alta e continuo in questo modo fino ad arrivare alla metà del Bactus. Una volta arrivate alla metà del Bactus, per vedere se abbiamo lavorato correttamente, dovremmo ritrovarci con 7 gruppetti di maglie alte incrociate. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, più le 2 maglie alte che abbiamo fatto all'inizio. Adesso per la metà del Bactus andiamo a realizzare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, per poi ripetere di nuovo i 7 gruppetti di maglie alte incrociate anche dall'altro lato. Al giro numero 5 andiamo a realizzare 3 catenelle in sostituzione della nostra prima maglia alta, giriamo il lavoro e nello stesso punto andiamo a fare altre 2 maglie alte per un totale di 3 maglie alte. Dopodiché procederemo alla realizzazione di una maglia alta in ciascun punto fino ad arrivare alla metà del Bactus per un totale di 16 maglie alte. Realizzate tutte le nostre 16 maglie alte, adesso andiamo a lavorare la parte centrale del Bactus facendo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, tutte nell'archetto del giro precedente. E poi continueremo con le nostre 16 maglie alte anche dal lato opposto per chiudere il giro con 3 maglie alte, tutte e 3 sull'ultimo punto. Al giro numero 6 andiamo a fare 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto e sullo stesso punto andiamo a fare una maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia alta successiva e andiamo a fare ancora una maglia alta, una catenella, saltiamo la maglia alta del giro precedente ed andiamo a puntare l'uncinetto sulla maglia alta successiva e andiamo a fare una maglia alta. In questo giro andremo ad alternare una maglia alta e una catenella, saltando una maglia alta di base fino ad arrivare alla metà del Bactus. Arrivati alla metà del Bactus ho fatto un totale di 10 maglie alte separati da una catenella. Adesso alla metà andiamo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, per poi ripetere la sequenza dei punti che abbiamo appena visto anche dal lato opposto. Al giro numero 7 andiamo a fare le nostre 3 catenelle in sostituzione della nostra prima maglia alta e nello stesso punto andiamo a fare una maglia bassa. Dopodiché andiamo a fare 5 catenelle, saltiamo una maglia alta e una catenella del giro precedente e ci agganciamo sulla terza maglia alta facendo una maglia bassa, creando questo archetto. Adesso ripetiamo ancora 5 catenelle, saltiamo una catenella, una maglia alta e una catenella del giro precedente e ci agganciamo sulla maglia alta successiva con una maglia bassa e continuiamo con questa sequenza fino ad arrivare alla metà del Bactus, dove l'ultima maglia bassa cade sulla prima maglia alta dell'archetto. Per ogni metà alla fine dobbiamo avere 6 archetti. Adesso per fare la parte centrale andiamo a fare 3 catenelle, una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta e ancora 3 catenelle che chiuderemo con una maglia bassa sulla seconda maglia alta del centro del Bactus. E andiamo a ripetere i nostri 6 archetti anche dal lato opposto. Al giro numero 8 andiamo a fare le nostre 3 catenelle in sostituzione della nostra prima maglia alta, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto ed andiamo a fare altre 4 maglie alte tutte nello stesso punto. Adesso andiamo a fare una maglia bassa al centro dell'archetto, quindi puntando l'uncinetto sulla terza catenella. Nell'archetto successivo andiamo a realizzare 7 maglie alte.
e nell'archetto successivo ancora andiamo a realizzare una maglia bassa al centro e continuiamo in questo modo fino ad arrivare alla metà del Bactus. E per vedere se stiamo lavorando correttamente dobbiamo avere un totale di 3 ventaglietti formati da 7 maglie alte e il primo ventaglietto formato da 5 maglie alte. Sull'ultima catenella del giro precedente andiamo a fare una maglia bassa e al centro del Bactus andiamo a fare ancora un archetto di 7 maglie alte, per poi ripetere la sequenza dei punti che abbiamo appena visto anche dal lato opposto. Al giro numero 9 andiamo a fare le nostre 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, giriamo il lavoro e sullo stesso punto andiamo a fare una maglia bassa. Dopodiché andiamo a fare 5 catenelle e una maglia bassa puntando l'uncinetto sulla penultima maglia alta del giro precedente. Ancora 5 catenelle e puntiamo l'uncinetto sulla seconda maglia alta del secondo ventaglietto e andiamo a fare una maglia bassa. Ancora 5 catenelle e andiamo a fare una maglia bassa sulla penultima maglia alta dello stesso archetto. Arrivati alla metà del Bactus abbiamo realizzato un totale di 8 archetti e l'ultima maglia bassa cade proprio sul centro del Bactus. Adesso andiamo a realizzare 8 catenelle che andremo a chiudere con una maglia bassa sull'ultima maglia alta del ventaglietto. E poi ripetiamo la sequenza dei punti anche dal lato opposto. Al giro numero 10 andiamo a fare le nostre 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, giriamo il lavoro e nello stesso punto andiamo a fare una maglia bassa. Adesso andiamo a fare 5 catenelle e una maglia bassa al centro dell'archetto del giro precedente, quindi sulla terza catenella, creando questo archetto. Ancora 5 catenelle che andiamo a chiudere con una maglia bassa al centro del secondo archetto, creandone quindi un altro. Ora, sulla maglia bassa successiva andiamo a creare un gruppetto di 3 maglie alte. Creando questo ventaglietto. Adesso nell'archetto successivo andiamo a fare una maglia bassa sulla terza catenella e andiamo a ripetere la sequenza di 5 catenelle, una maglia bassa e 5 catenelle, una maglia bassa al centro dell'archetto successivo e nella maglia bassa successiva andiamo a realizzare di nuovo il nostro ventaglietto di 3 maglie alte e continuiamo in questo modo fino ad arrivare alla metà del Bactus. Arrivati a questo punto l'ultimo ventaglietto di 3 maglie alte cade sull'ultima maglia bassa. Adesso andiamo a fare 5 catenelle, una maglia alta al centro del nostro archetto, quindi sulla quarta catenella, e ancora 5 catenelle e nella maglia bassa successiva andiamo a fare il nostro archetto di 3 maglie alte e continuiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del Bactus. Al giro numero 11 andiamo a fare 4 catenelle, giriamo il lavoro e nello stesso punto andiamo a fare 3 maglie alte. Nel primo archetto andiamo a fare una maglia bassa, quindi sulla terza catenella, dopodiché andiamo a fare 5 catenelle, saltiamo la maglia bassa e nell'archetto successivo ci agganciamo con un'altra maglia bassa. Filo sull'uncinetto e nella maglia bassa successiva andiamo a creare un ventaglietto di 3 maglie alte. Una, 2 e 3. E andiamo a fare una maglia bassa al centro dell'archetto di 3 maglie alte del giro precedente.
Nella maglia bassa successiva andiamo a ripetere di nuovo il ventaglietto di 3 maglie alte e andiamo a fare una maglia bassa sull'archetto successivo sulla terza catenella e continuiamo di nuovo il giro facendo le nostre 5 catenelle, una maglia bassa nell'archetto successivo e ripetiamo la sequenza che abbiamo appena visto fino ad arrivare alla metà del Bactus. Arrivati alla metà del Bactus, l'ultimo punto che ho lavorato sulla prima catenella del giro precedente è stato il ventaglietto di 3 maglie alte. Adesso sulla seconda catenella del giro precedente vado a fare una maglia bassa e 8 catenelle. Fatte le 8 catenelle vado ad agganciarmi dall'altro lato contando 3 catenelle del giro precedente e vado a fare una maglia bassa creando l'archetto centrale. Successivamente vado a lavorare da quest'altro lato con la stessa sequenza di punti che abbiamo visto finora. Al giro numero 12 vado a fare le mie solite 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, giriamo il lavoro e sullo stesso punto vado a fare una maglia bassa. Adesso andiamo a fare 5 catenelle e ci agganciamo con una maglia bassa sulla seconda maglia alta del ventaglietto del giro precedente, creando il primo archetto. Adesso filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia bassa successiva e andiamo a fare il nostro ventaglietto di 3 maglie alte. Una maglia bassa al centro dell'archetto del giro precedente e nella maglia bassa successiva all'archetto andiamo a fare un altro gruppetto di 3 maglie alte e andiamo a ripetere questa sequenza che abbiamo appena visto, quindi un archetto di 5 catenelle, una maglia bassa al centro del gruppetto di 3 maglie alte del giro precedente e un gruppetto di 3 maglie alte sulla maglia bassa del giro precedente e continuiamo in questo modo fino ad arrivare alla metà del Bactus. Arrivati alla metà del Bactus, il mio ultimo punto sarà un gruppetto di 3 maglie alte e vado a fare una maglia bassa sulla terza catenella del giro precedente del centro del Bactus. Nella parte centrale vado a realizzare un gruppetto di 3 maglie alte, 3 catenelle e un altro gruppetto di 3 maglie alte per chiudere la metà del Bactus con una maglia bassa sulla sesta catenella. E andiamo a ripetere la sequenza di punti che abbiamo visto finora anche dall'altro lato. Al giro numero 13 vado a fare le mie solite 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, vado a girare il lavoro e sullo stesso punto vado a realizzare una maglia bassa. Faccio 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa al centro dell'archetto delle 5 catenelle del giro precedente, creando un archetto. Adesso vado a fare ancora 5 catenelle e vado a puntare l'uncinetto sulla seconda maglia alta del giro precedente facendo una maglia bassa, ricreandomi così un secondo archetto. Sulla maglia bassa successiva vado a fare ancora un gruppetto di 3 maglie alte. Qui sulla seconda maglia alta del giro precedente vado a fare una maglia bassa per poi ripetere la sequenza di 5 catenelle, una maglia bassa al centro dell'archetto del giro precedente, ancora 5 catenelle e una maglia bassa al centro della maglia alta del giro precedente, fino ad arrivare alla metà del Bactus. Arrivati a questo punto vado a fare ancora un gruppetto di 3 maglie alte sulla maglia bassa del giro precedente, una maglia bassa sulla maglia alta centrale del giro precedente e 5 catenelle.
Qui al centro dell'archetto vado a fare una maglia alta e ancora di nuovo 5 catenelle e una maglia bassa sulla seconda maglia alta del giro precedente e vado a ripetere la stessa sequenza di punti anche dall'altro lato. Al giro numero 14 vado a fare 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, giro il lavoro e vado a fare una maglia bassa sullo stesso punto. In questo giro saranno soltanto archetti, quindi vado a fare 5 catenelle e una maglia bassa al centro dell'archetto del giro precedente e continuo in questo modo per tutto il giro. E quando mi trovo al giro precedente con il ventaglietto di 3 maglie alte, vado a fare sempre la maglia bassa al centro del ventaglietto, continuando in questo modo fino ad arrivare alla metà del Bactus. Arrivati a questo punto ho fatto ancora 5 catenelle e vado ad agganciarmi con una maglia bassa sulla terza catenella del centro del Bactus. In questo modo, dopodiché vado a fare 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a fare una maglia alta sulla maglia alta centrale del giro precedente, ancora 3 catenelle e una maglia alta sullo stesso punto, quindi sempre sulla maglia alta centrale del Bactus. Ancora 3 catenelle e vado ad agganciarmi con una maglia bassa sulla terza catenella dal lato opposto. Dopodiché vado a ripetere la sequenza di punti che abbiamo visto per il lato destro anche sul lato sinistro. Per vedere se abbiamo lavorato correttamente dovremo ritrovarci con 13 archetti da un lato e 13 archetti dall'altro, senza contare la parte centrale. Al giro numero 15 andiamo a fare 3 catenelle, giriamo il lavoro, sullo stesso punto andiamo a fare una maglia bassa, dopodiché andiamo a fare 5 catenelle e una maglia bassa sulla terza catenella del primo archetto del giro precedente, creando un altro archetto. A questo punto, nell'archetto successivo, andiamo a fare 9 maglie alte, una maglia bassa nella terza catenella dell'archetto successivo del giro precedente, 5 catenelle e una maglia bassa nell'archetto successivo, creando così un altro archetto. Nell'archetto successivo andiamo a ripetere le nostre 9 maglie alte e continuiamo con questa sequenza fino ad arrivare alla metà del Bactus. Una volta arrivata al centro, l'ultimo punto è l'archetto di 5 catenelle e una maglia bassa. A questo punto entro nel primo archetto e vado a fare 7 maglie alte. Entro adesso nell'archetto centrale e vado a fare ancora 7 maglie alte. Adesso vado a ripetere ancora 7 maglie alte nell'archetto successivo e ripeto la sequenza che abbiamo visto finora anche dall'altro lato. Per vedere se abbiamo lavorato correttamente in questo giro dobbiamo avere 4 ventaglietti di 9 maglie alte alternati a un archetto di 5 catenelle. Al giro numero 16 vado a fare le mie solite 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, giro il lavoro e vado a fare 3 maglie alte sullo stesso punto per un totale di 4 maglie alte, una catenella e una maglia bassa sull'archetto del giro precedente, una catenella e nell'archetto di 9 maglie alte vado a fare 9 maglie alte prese dietro e vado a ripetere questa sequenza di una catenella, una maglia bassa al centro dell'archetto del giro precedente, una catenella e dove ho fatto il ventaglietto di 9 maglie alte vado a ripetere 9 maglie alte prese dietro. Io continuo e ci vediamo alla metà del Bactus. Arrivate alla metà del Bactus, il mio ultimo punto è la catenella e a questo punto vado a ripetere tutte maglie alte prese dietro, quindi vado a fare un totale di 21 maglie alte, per poi ripetere la stessa sequenza di punti anche dal lato opposto. Al giro numero 17 andiamo a fare le nostre solite 3 catenelle
giriamo il lavoro e andiamo a fare una maglia bassa sullo stesso punto. Dopodiché andiamo a fare 5 catenelle e ci agganciamo con una maglia bassa sull'ultima maglia alta del giro precedente. Ancora 5 catenelle e ci agganciamo sulla prima maglia alta presa dietro del giro precedente, facendo una maglia bassa. Ancora 5 catenelle e ci agganciamo con una maglia bassa al centro del gruppetto di maglie alte prese dietro del giro precedente. Andiamo a fare ancora 5 catenelle e ci agganciamo con una maglia bassa sull'ultima maglia alta dell'archetto del giro precedente e continuiamo in questo modo fino ad arrivare alla metà del Bactus. Arrivati in questo punto andiamo a fare ancora 2 archetti di 5 catenelle, andando a fare la maglia bassa sulla quinta maglia alta presa dietro. Ripetiamo le 5 catenelle e ci agganciamo con una maglia bassa sulla nona maglia alta del giro precedente. A questo punto andiamo a fare 8 catenelle e ci andiamo ad agganciare con una maglia bassa sulla tredicesima maglia alta del giro precedente e continuiamo in questo modo fino alla fine del nostro Bactus. Inizieremo il giro numero 18 con le nostre solite 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, giriamo il lavoro e sullo stesso punto andiamo a fare una maglia bassa. E anche in questo giro andremo a ripetere la serie di archetti agganciandoci con una maglia bassa al centro del primo archetto del giro precedente e continuiamo in questo modo fino ad arrivare alla metà del Bactus. Arrivati a questo punto vado a fare l'ultimo archetto di 5 catenelle e vado ad agganciarmi sulla terza catenella dell'archetto del giro precedente. Adesso vado a fare 4 catenelle e una maglia alta, 2 catenelle e ancora una maglia alta sullo stesso punto, per poi andare a rifare le altre 4 catenelle e vado ad agganciarmi con una maglia bassa sulla sesta catenella del giro precedente e ripetiamo la stessa sequenza di punti anche dall'altro lato. Al giro numero 19 vado a fare le mie solite 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, giro il lavoro e sullo stesso punto vado a fare una maglia bassa. A questo punto vado a fare 3 catenelle e mi aggancio con una maglia bassa al centro del primo archetto del giro precedente. Ancora 3 catenelle e mi aggancio con una maglia bassa al centro del secondo archetto del giro precedente e continuo in questo modo fino ad arrivare alla metà del Bactus. Arrivati a questo punto vado a fare ancora 3 catenelle e mi aggancio con la maglia bassa sulla terza catenella del centro del Bactus. Ora vado a fare 4 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, qui nella parte centrale della lavorazione. E dopo vado a ripetere la sequenza che abbiamo appena visto anche dal lato opposto. Il giro numero 20 sarà identico al giro numero 2, quindi non vi farò vedere la sequenza di punti perché l'abbiamo già vista. E ripetiamo quindi la sequenza dal giro numero 2 fino al giro numero 19 per tutta la lunghezza del nostro Bactus. Ed eccolo qui il nostro Bactus finalmente completato. Il mio misura di altezza 75 cm, mentre in larghezza è di 1,5 m. Ho fatto un totale di 52 giri, quindi andando a ripetere i 19 che abbiamo visto nel tutorial, più un altro giro sempre fino al 19° giro che abbiamo visto nel tutorial e nell'ultima parte mi sono fermata al giro numero 16, in modo da finire il lavoro in questo modo, dando non proprio una forma dritta al lavoro. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao!